Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di dicembre. Wow! La stella, gli amanti e la sacerdotessa, ragazzi. Per adesso siete l'unico segno a cui sono usciti più di un arcano e sono anche parecchio belli, devo dire. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Come dico sempre, le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti e trovate anche i link ai corsi di livello intermedio di tarocchi. Uno parte a gennaio e sarà live e poi ce n'è uno registrato. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Partiamo dal Sole. Abbiamo un Fante di spade, 4 di spade, 4 di coppe, 2 di spade, Re di spade, 8 di pentacoli, 9 di pentacoli, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo com'è l'andamento generale del mese e potrebbero anche arrivare dei messaggi sciolti tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere single, coppie e il terzo gruppo che di solito comprende un po' quello che non rientra nei primi due, quindi relazioni non definite, senza etichetta, clandestine, a distanza. Allora, ragazzi, partiamo da questo sole che è una bellissima carta, è una carta di solarità, chiarezza mentale, trasparenza, crescita. È una carta che parla di sentimenti puri e genuini. Ok, e qui abbiamo un 7 di coppe e un 10 di bastoni. Credo che qualcuno si stia facendo come delle aspettative inerenti a una persona, potrebbe essere un amico, un'amica, un conoscente. E poi si sia un po' in quella fase dove sì, potrebbe, però no. Andiamo a vedere il Fante di spade. Abbiamo il mondo e un 5 di spade. Potrebbe esserci come della distanza o fisica, molto forte è la distanza fisica. Potrebbe essere una distanza a livello, per esempio, mentale. Io penso bianco, tu pensi nero. Andiamo a vedere 4 di spade. 6 di pentacoli. Potrebbe essere una persona con la quale, diciamo, ci si stuzzica a livello mentale. Non dico che ci sia, cioè, il sole parla di chiarezza mentale, però il 5 di spade parla di lotte della mente. Quindi ho come la sensazione che voi siate abbastanza, diciamo, sani, ecco la parola corretta, però che con questa persona effettivamente ci sia come quel guizzo, ma non sia, come vi posso dire, ci sia molto ego in mezzo. Andiamo a vedere il 4 di coppe.
giustizia e 4 di pentacoli. Datemi una carta per la giustizia. Ok, qui c'è qualcuno che sta nascondendo qualcosa ed è per quello che non è chiaro e che c'è questa... sì, è una poca chiarezza o è un... In realtà il 5 di spade sono le lotte di potere, io ho ragione, tu hai torto. C'è come un qualche tipo di componente che non vi attira particolarmente di questa persona, magari è proprio il non essere chiaro, il non prendere una posizione, ma sento che c'è come qualche cosa sotto, nel senso, o potrebbe essere un tema non risolto, o potrebbe essere un tema non risolto, intendo a livello emotivo, Potrebbe essere anche, sì, sento che è come un trauma, un dolore che è lì e che non viene fuori. Potreste essere voi o potrebbe anche essere l'altra persona. C'è come bisogno di mettere giustizia. Ma vi dico un'altra cosa. Qui avete il 4 di spade al contrario e un 4 di coppe e qui avete la sacerdotessa. C'è qualche cosa che non volete vedere o che state rifiutando. Può essere dell'altra persona, di voi stessi o della situazione. E la sacerdotessa è qui per dirvi di guardare il lungo periodo. C'è anche la giustizia. Secondo me non sono poi così male le cose, potrebbero essere in equilibrio. Andiamo a vedere il 2 di spade perché il 2 di spade mi dice che c'è una certa indecisione da parte vostra. Asso di spade. Io credo che la prima impressione che questa persona vi faccia, anche se la conoscete già, però siccome potrebbe essere un amico, un'amica, un conoscente, il trasferire questa ideologia da un punto di vista romantico è come se facesse fatica perché c'è qualche cosa che non vi convince, c'è qualche cosa che non vi torna, c'è qualche cosa di questa persona che state rifiutando. Io sento che l'asso di spade, siccome è collegato alla parola, al verbo, al parlare, alla verità che viene a galla, mi sentirei quasi di dirvi di osare toccare certi temi. E ho come la sensazione che voi stiate sottovalutando questa persona proprio perché manca la chiacchiera, manca la conoscenza di certi temi specifici. Io credo che questa persona sia più spessa a livello emotivo, a livello mentale, più matura di quello che appare. È per quello che vi dico che la state sottovalutando. Andiamo a vedere il re di spade. E che anche qui c'è come il desiderio di un amore, però con la sacerdotessa qualche cosa mi dice che c'è una platonicità. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona. Adesso poi vado a fare anche i vari esempi, però diciamo che questa è l'energia un po' più forte che sento del mese e se comunque siete in una coppia stabile, cercate un po' di adattarla magari a qualche argomento specifico. Allora, il re di spade è spiegato da un imperatore, 7 di bastoni e giudizio. Mm. Io sento che questa persona ha una posizione ben definita, ma come vi dico prima, come vi dicevo prima, non lo vedete o probabilmente è come se non pensaste che questa persona possa essere così profonda, così arrivata. Arrivata non nel senso che è finita lì, però ha raggiunto già certi scopi nella vita, certi traguardi. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli.
asso di coppe e 3 di coppe. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Fante di bastoni, 3 di pentacoli e asso di pentacoli, un altro asso. Io ho l'idea che dicembre sarà un mese di studio. Studierete l'altra persona, studierete le dinamiche di comportamento, studierete chi dà che cosa. È come se in un certo senso vi foste stancati di ricevere un po' le briciole dal mondo e vi metteste al primo posto. Io non accetto niente di meno di quello che penso di meritare. E siccome c'è un lato di questa persona che secondo me non accettate o rifiutate o non state vedendo molto più facilmente, credo che ci sia un po' come questo gioco del sì ma no, 2 di spade, l'indecisione. Per bypassare questo momento e dare il passo a questi 2 assi, bisogna usare l'asso di spade, tanto per cambiare, son 3 assi. E quindi parlate, chiedete, fate domande, conoscetevi di più su aspetti che magari fino ad adesso non sono stati trattati. Io sento che comunque non è che cambieranno tanto le cose a fine mese a livello di situazione relazionale, però è come se vi sentiste più sicuri nel caso decideste di iniziare qualcosa, vi sentiste più sicuri, più, come vi posso dire, predisposti. Perché sì, vi stuzzicate, però è come se, non lo so, qualche cosa non vi vibrasse con questo 5 di spade. Va bene, allora andiamo a vedere per i single. Io sento che potreste come rivalutare un'altra persona o iniziare a incasellare, è bruttissima questa parola, però per farvi capire, la persona diciamo con un altro nome, quindi invece che amico potrebbe essere un amico con interesse, piuttosto che ce ne sono vari, scegliete voi quello che vi piace di più. Però c'è sempre questo aspetto ehm, che non vedete, che non valutate. Vi dico, secondo me, entro la fine del mese avrete le cose più chiare, soprattutto perché questo vi darà la possibilità di non buttarvi a capofitto in questa storia, in questa relazione, anzi sarete parecchio osservatori con questo fante di spade. Secondo me è un mese dove valuterete molto, vedrete che cosa si può fare e che cosa non si può fare e potreste, ecco, vi dico una cosa, potreste non vedere effettivamente come un lato di rigidità di questa persona. Potrebbe anche essere testarda o c'è come un qualche cosa che ancora non vedete, ma appunto le carte vi dicono conoscetevi, insomma, parlate, chiacchierate, fate cose insieme in modo proprio da conoscervi. Per le persone che sono in una relazione, allora, ovviamente quello che sto per dire non vibrerà con tutti, spero, però prendete sempre quello che dico con le pinze, ovviamente confrontate anche l'ascendente e il segno lunare, incastrate gli oroscopi e tutto quello che dico sempre, ragazzi, però io qui ho la sensazione che potrebbe esserci come un campanello d'allarme all'interno della relazione in questo mese che voi state tentando di bypassare, di non vedere, di sottovalutare. Consiglio delle carte, siccome finiamo con un 9 di pentacoli, il consiglio delle carte è di pensare a voi. In che senso?
Sì, anche da un punto di vista egoistico, anche da un punto di vista del godetevi la vita, ma soprattutto è un pensate a come fareste voi. Cioè, mettetevi nei panni dell'altra persona. Se dovesse succedere la stessa cosa, al contrario, voi che cosa fareste? Perché sento che questo tipo di approccio vi darà la possibilità di cambiare il vostro comportamento nella quotidianità e questo farà sì, diciamo, ci sarà come un refresh nella relazione. È come se vi deste la possibilità in questo modo di vedere punti che prima non vedevate e questo riaggiusterà secondo me un pochettino la relazione. Credo che inizierete a passare più tempo di qualità insieme, meno controllo e più tempo di qualità per conoscersi. Mi viene da dire per entrare in intimità, ragazzi, perché io sento che qualcuno manca un po' la connessione emotiva qui. Ehm, per quello che riguarda le persone del terzo gruppo, anche per voi può essere valido il consiglio del meno controllo e più momenti di qualità. Guardate più voi stessi, il vostro tempo, godetevi la vita, fatevi le coccole, andate alla spa, fatevi fare un massaggio, passate tempo con gli amici, con le amiche, fate quello che vi fa star bene. Sento che in questo caso c'è come bisogno di coltivare un pochettino di più l'amor proprio. Per attirare un amore in equilibrio bisogna vibrare in equilibrio. Io nella sezione degli abbonati spiego come le emozioni, come se fossero un palazzo, le emozioni più basse sono sotto, le emozioni più alte sono in alto. Se io vibro nella paura, nella vergogna, nel bisogno, si può anche dire che non è un'emozione ma è uno stato comunque, è difficile che io possa trovare una persona che vibri alto. Quindi prima alzo le mie di vibrazioni ed è per quello che serve tutto il lavoro di crescita spirituale, personale, via dicendo. Alzo le mie vibrazioni, entro io nell'energia dell'amore, dopodiché vedo che cosa arriva. E di solito arrivano persone sullo stesso piano. Non sempre, però anche perché poi l'universo ci mette a prova, no? Quindi hai veramente imparato la lezione? Sei veramente nell'amore per te stesso? Allora sì. Bene, andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Allora, questa carta mm, vi consiglia di fare nuove memorie, ovvero di smetterla di pensare al passato. Non lo sento tanto qui, ma potrebbero esserci come delle illusioni o dei punti di arrivo che voi avete sognato fino ad adesso e che probabilmente non vedete realizzabili con questa persona. Oh, Ascia, qui parla di rotture, separazioni, rompere lo schema, trattamento del silenzio e abbandono. Non so, non lo vedo tanto. Forse più di questo 5 di spade. Però il rompere lo schema sì, perché qui abbiamo come un prendersi più cura di se stessi. Poi abbiamo il serpente, competizione, 5 di spade. Guardarsi le spalle. Guardate che cosa fa lui, si guarda le spalle. Ok, andiamo a vedere con che segno zodiacale avrete più a che fare nel mese di dicembre. Ariete, ragazzi, potrebbe anche essere
Leone, l'Ariete ve lo riconfermo, Bilancia. Sì, più o meno, diciamo, questi sono i più forti. Ok, grazie. Non ho fatto neanche in tempo a parlare. Carta numero 40, maestri ascesi. Maestri, spiriti devoti con specifiche intenzioni. Ma infatti ragazzi avete la stella, quando c'è la stella si può parlare di destino. Io credo che siate un po' predestinati a vivere questo processo di osservazione e di apertura al dialogo per arrivare ad amarvi di più, mi viene da dire. Carta numero 38, guide personali, angelo guardiano, l'angelo custode sarebbe, e spiriti familiari. Carta numero 34, sentimenti incontrollati. Ma è tutto qui un po' la parte nebulosa, secondo me, del mese, della faccenda. Questo non voler vedere. E parte tutto dalle illusioni. Quindi, secondo me, il lavoro grosso è sulle illusioni. Il 7 di coppe è collegato alle illusioni materiali. Se ci fate caso, nella carta ci sono, per esempio, i gioielli, c'è la corona di alloro che sarebbero i riconoscimenti, i gioielli sarebbero tipo la ricchezza, c'è una montagna, parla di territorio, il terreno, le case, ce ne sono varie, il serpente è il potere del condizionamento, potrebbe essere, vabbè, comunque sono le illusioni materiali, quando avrò quella cosa lì sarò felice, che sono un po' le lotte interne dell'ego. E quindi secondo me vi dovete un po' spogliare da questa ideologia, dovete iniziare a vedere le cose da un'altra prospettiva. Però c'è come qualche guida superiore che è lì per accompagnarvi nel processo. Amici del Sagittario, spero che la lettura vi sia stata utile, spero che insomma ci siano stati spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi mando la lettera di presentazione dove spiego come funziona il tutto. Però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore e ce ne sono varie sul lavoro, sul amore, sul tempo, sui genitori, sui figli, ce ne sono tantissime. E in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, cioè è un po' tutto quello che riguarda il sottile, quello che non si vede, ma si percepisce. Comunque potete dare un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, non mi resta che ringraziarvi per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!